Ciao a tutti! Oggi vi ho invitati per farmi aiutare a preparare il tavolo per le feste di Natale. Ho deciso di invitare alla vigilia di Natale i miei più cari amici e con voi vorrei provare a preparare un qualche cosa di abbastanza informale. Vorrei fare un tavolo che non sia troppo pomposo e quindi ho pensato un segnaposto, poi piatto liscio e quello per l'antipasto. Adesso mettiamo un po' di posaterie non eccessive, perché l'importante è stare in allegria e in compagnia. Forchetta a sinistra, coltello a destra con la lama all'interno. Quando ero piccola la mamma diceva sempre: mi raccomando, quando prepari il tavolo, mai le lame che siano all'esterno, non devono tagliarsi. Ed è una cosa che mi è rimasta. Coltello da frutta, manico sulla destra, forchetta esterna sulla sinistra, cucchiaino da dessert, destro. Il piattino per il pane, cerchiamo che sia semplice. I bicchieri, quello da acqua all'esterno, quello da vino all'interno e quello per il brindisi. Ora mettiamo i tovaglioli. Io faccio una cosa abbastanza informale. Voglio che sia una cosa semplice. Un qualsiasi cosa che avete a casa per mettere il portatovaglioli. Sale e pepe sarà necessario. Poi un centrotavolo occorre. Adoro le candele e credo che ci stiano bene con gli angioletti per Natale. Poi le accendiamo insieme. Le caraffe d'acqua e poi metteremo anche il vino. La scelta di questo tavolo abbastanza informale è stato fatto apposta perché per me invitare gli amici nel periodo di Natale è molto importante, ma è anche un momento dove si deve stare insieme per la gioia di stare insieme. E il mio obiettivo è quello di creare un'atmosfera semplice, accogliente e anche calda, proprio perché l'amicizia è molto più importante di tante altre cose. E se non siete ancora stanchi, adesso mi seguite e prepariamo il tavolo per il pranzo di Natale in famiglia. Il Natale è sicuramente la festa più importante, è il momento dove la famiglia racconta tutto quello che ha fatto nell'arco dell'anno, le gioie, i dolori, ma si uniscono e si condividono. Chi prepara il menù del Natale è sicuramente un'impresa. Di solito prepariamo un sacco di leccornie, dagli antipasti ai primi dove non può mancare assolutamente il brodo con i tortellini, e poi gli arrosti, e poi il purè, e poi il pesce. È proprio un pranzo lunghissimo. Lungo perché deve per forza portare avanti più possibile il tempo per stare insieme. E sicuramente fare il tavolo per la famiglia è un momento importante. E allora vediamo di farlo insieme. Perché un tavolo sia caldo e accogliente, io ho sempre cercato di mettere un mollettone, affinché quando tu ti siedi tu possa sentire che sia morbido sotto il tuo braccio. Poi ho messo una tovaglia in fiandra di lino. Mi piacciono bianche, perché così qualsiasi cosa che mettiamo sopra il tavolo risalta sicuramente e non interferisce, lasciando ad ogni oggetto la sua personalità. Incominciamo con il sottopiatto segnaposto, poi a me piace sempre mettere un centrino, un piatto bianco da pulizia e comunque risalta qualsiasi cosa che mettiamo poi sopra. Il piatto per l'antipasto e poi incominciamo con le posate. Per ogni portata la posateria adeguata. Il cucchiaio perché abbiamo il brodo, il coltello da frutta dessert, la forchetta e quindi anche il cucchiaino sempre da dessert. Non può mancare il piattino del pane e
ovviamente anche qui metteremo un centrino perché non appoggio il pane sopra al piattino in argento. Il suo tovagliolo e poi mi piace un tocco di Natale che comunque deve essere armonioso con dei colori freddi perché il contesto finale possa essere tutto armonioso. Bicchiere d'acqua, bicchiere da vino e quello per il brindisi. Mettiamo il segnaposto, così sicuramente sanno già dove devono sedersi. Il salino, le caraffe per l'acqua e per il vino. Bene, siamo arrivati in fondo, abbiamo preparato il tavolo. Vi auguro di tutto cuore di trascorrere le feste in serenità e di crearvi un momento magico.